nelle puntate precedenti. Il mio obiettivo per la stagione entro la 10ª posizione. C'è gente nuova, motivata e quindi l'obiettivo è arrivare almeno penultimo. Guarda, faccio un'altra gara e poi cambio scuderia. Già è fatta, rimane comunque dietro e mi ciuccia. Si spengono le luci e parte ufficialmente la Dai del Gas Car Series 2025. Doppio incrocio per Domi, sì, ce l'ha fatta Jürgen Domi, che ha passato campana il suo compagno di squadra. Ehi là, eccoci qua e benvenuti nell'atto numero 2 della DDG. Per chi è rimasto dallo scorso video, è al circuito di Bolzano. Notate subito che dietro di me non c'è il telo verde, questo perché in camera da me ci sono un po' di lavori in corso in questo periodo e non essendo mio il telo verde che utilizzavo per il video di Pomposa, non mi sembra una grande idea perché rischierei di rovinarlo, di macchiarlo e appunto non essendo mio preferirei evitare, visto che chi me l'ha prestato, sia Frenz, si è tanto raccomandato giustamente che non succedesse niente al telo. Detto questo, andiamo avanti. Il Gran Premio di Bolzano, che chiameremo Gran Premio del Tirolo, l'abbiamo corso al Frasnelli Kart e fin da subito c'è stato l'incubo perché la pista fin da subito disse che con un meteo proibitivo, con un temporale forte, non avrebbe permesso una gara e fin dalla settimana prima le previsioni meteo davano temporale e quindi il problema era la distanza, perché per chi non lo sa noi abbiamo più o meno la sede, se così possiamo dire, cioè meglio il punto di partenza di quasi tutti i piloti, che è Ferrara, e da Ferrara a Bolzano sono circa 250 km. Trasferte così lunghe senza avere la certezza di correre è un atto di coraggio. Nel weekend il meteo andava migliorando, noi comunque avevamo 3 ragazzi che erano là, ossia Franz, Dallas e Mellis, e nel male comunque avevamo più o meno un aggiornamento in tempo reale. Il problema è stato uno, che sì, le condizioni meteo erano migliorate, cioè meglio le previsioni, ma non era escluso il temporale e infatti quando noi avevamo percorso 190 km su 250 arriva la chiamata. Dallas, dall'altro capo del microfono, ci dice che stava piovendo veramente forte e che era a rischio il normale svolgimento della gara, anche se il circuito era aperto, visto che quasi tutti eravamo già arrivati là e abbiamo fatto tanta strada, a dire se aspettiamo e migliora possiamo dividervi in 2, cosa che per me faceva male da accettare, ma piuttosto che essere mandati a casa mi andava comunque bene. Se non fosse che quando arriviamo al circuito il meteo è migliorato e le nuvole si stavano un pochino allontanando e dunque in questo clima piuttosto particolare vi porto a mostrarvi quelle che erano le emozioni, gli obiettivi, le aspettative dei piloti alla vigilia della gara. Alessandro Carzeri, wildcard dei 997, arrivi oggi qui con che ambizioni? Ma l'ambizione onestamente è di non fare ultimo, puntiamo a non chiudere la fila, prima esperienza qua in questo gruppo, cerchiamo di non farci riconoscere subito. Quale pensi possa essere il tuo punto di forza rispetto alla concorrenza? Ma il punto di forza oggi direi, visto che la pista è ancora leggermente umida, penso che le mie dimensioni, la mia stazza, il mio peso possano darmi quell'extra grip che potrebbe avvantaggiarmi nelle fasi iniziali della gara. Ivan Barattella, wildcard della Devil Racing, vieni oggi per sostituire Beneventi. Come ti senti all'esordio? Allora, mi sento tranquillo perché ho un gran compagno di squadra che è il Drago, quindi vediamo come va. Io di solito non vado sui go-kart, però è la seconda volta quest'anno. Sono carico, il posto è bellissimo, stupendo.
e proviamo, dai. Verosimilmente, in che posizione ti vedi nella gara di oggi? Allora, sincero, penultimo. Un po' sognatore, anche 12esimo, 13esimo, sarebbe male. 12esimo sono 4 punti, beh. Ma quello che è, sarebbe sì, un po' da sognare, però dai, ci sta. Arturo Fantini, portacolori dell'Intant Racing, oggi da solo a Bolzano, dopo le parole di elogio del tuo compagno di squadra. Come ti senti oggi? Oggi, ancora per il momento, in forma. Abbiamo fiducia nei mezzi della squadra e vedremo di puntare a prendere qualche punto. Quanti punti ha preso il mio compagno di squadra la scorsa gara? 1. Almeno uno, dai, direi che sia più che doveroso, quindi andiamoci a vederci dopo. A questione di doveri, ok, ma a questione di ambizione, te che cosa ambisci oggi? Si ambisce sempre al primo posto. Adesso la vettura non è proprio preparata al massimo, anche perché non l'ho sviluppata io, però top 5. Ultima domanda, come ti senti con il pollice dopo aver saltato la prima gara? Guarda qua, cioè lo muovo come uno che fa acrobazie, quindi... Alessandro Bignozzi, primo dei piloti a 0 punti in 17ª posizione. Come ti senti qui oggi a Bolzano? Mi sento che parto come un underdog e spero di riuscire a strappare dei punti questa volta nella gara. Con che ambizione arrivi? Dove pensi di piazzarti? Ma sinceramente non penso di riuscire a fare più di tanto, perché ho visto che c'è gente ancora più forte dell'ultima volta, però a qualche punto dovrei riuscire a farlo. Samuele Canella, votato come una delle sorprese di Pomposa con 2 14esimi posti, a un passo anche dal 12esimo. Come ti senti oggi a Bolzano? Insicuro, perché sento che la pressione è tanta e le wild card di oggi sono più arrabbiate delle ultime, quindi bisognerà spingere. A livello di obiettivo, di ambizione, dove ti vedi per oggi? Ma mantenere quella posizione lì non sarebbe male, quindi vediamo se riusciamo anche a recuperarne qualcuna. Vediamo 14, 13, 12 volendo anche. Cristian Giardina, possiamo definirti un po' il deluso di Pomposa, puntavi tanto in alto e non è andata proprio benissimo. Sì, purtroppo col team abbiamo visto che il kart aveva qualche problema e dopo qualche osservazione abbiamo aggiustato queste problematiche qua. Adesso in questa gara garantito le posizioni saranno ottimali. E con ottimali cosa intendi? Che zona? Dai, si spera almeno superiore alla 10ª. Dai. Luca Milan, 11esimo in classifica, anzi 12esimo, chiedo venia. E con che obiettivi arrivi oggi a Bolzano? Non far schifo. Ok, come ti senti all'idea di avere una wild card come compagno di squadra? A me non mi cambia nulla sinceramente. Come ti senti per la gara di oggi? In che posizioni pensi di arrivare? E dargli un termine, non dirmi non fare schifo, che sennò ti do 20 minuti di penalità. 12esimo sarebbe già un record. Lorenzo Melis, 11esimo in classifica, e come arrivi oggi qui a Bolzano? Proviamo di rimanere lì, diciamo volevo stare sì sulla metà classifica, se arrivassi 10º sarebbe ancora meglio, però poi magari tutto può succedere, siccome anche il tempo è molto imprevedibile, direi, siccome sta anche iniziando a piovere, quindi insomma per me tutto può succedere, vediamo in gara cosa succederà. Cosa pensi di avere più degli altri che stanno nella tua zona di classifica? Oh mio Dio, questa è una domanda a cui non saprei dare una risposta vera e propria. Diciamo io ci metto tutto quello che ho, spingo al massimo, sperando che il kart appunto mi faccia fare quello che voglio io, che gli voglio far fare, vediamo. Eccoci qua con Campana Patrick. Allora, come arrivi a questa gara di oggi dopo l'esito dell'ultima gara? Abbiamo sdoganato il risultato peggiore intanto, che va bene. È già una vittoria essere riuscito ad arrivare qui, perché venerdì sera avevo 39 di febbre, mi sono impasticato duro, stamattina sto un po' meglio. Sono uno straccio, però almeno non ho la febbre. E vediamo. Nel male, la pressione io non ce l'ho, ho fatto cagare la prima gara, adesso tanto è tutto in gioco per il mio fedele compagno di squadra che è quarto in classifica.
A proposito, sei abbastanza carico oggi per dare la merda al tuo compagno di squadra e fargli capire chi è il più forte? Oggi è difficile perché non sono in forma. Se a Pomposa miravo ad arrivare 14esimo, oggi P17 potrebbe essere già un bel traguardo per noi. Gianluca Zanichelli, nono in campionato. E come ti senti oggi al tuo arrivo a Bolzano? Siamo già belli stressati dal percorso per arrivare fin qui, perché ci siamo persi svariate volte. Abbiamo già guidato il nostro, speriamo di far bene. E con che idea, con che ambizione pensi di arrivare contando la prima gara? Ma spero di rifarmi, sempre lì, nella top 10, speriamo in un quinto, quarto posto, goliardico così. Davide Dalla Libera, ottavo in classifica piloti. E come ti senti oggi a Bolzano? Ispirato, è una bella pista, sono riuscito a vederla ieri perché io, Franz e Melis abbiamo dormito qua, volevamo appunto fare un giro di prova per avvantaggiarci, ma a quanto pare non è stato possibile. Però è una bella pista e fortunatamente ha smesso di piovere, quindi non dovremo driftare, che quella è la mia morte. E niente, speriamo di non fare una specie di fallo, ecco, di non sgravare troppo come l'ultima volta, sennò ecco penalità a sto giro. E domanda X, a che posizione ambisci? Pensi di ripetere a top 5 di Pomposa o no? Spero di sì, spero di arrivare, di riuscire a mantenere la quinta, spero di riuscire, visto che l'ultima volta in gara 2 non sono riuscito a mantenerla, spero che a sto giro mi vada meglio e che riesca a tenerla un po' di più. Francesco Vallieri, nonché primo vincitore del bonus rimonta, come ti senti oggi qui a Bolzano? Con che obiettivi? Carico, ho visto la pista, ha smesso di piovere da poco, quindi speriamo. È una pista molto lunga e con tanti rettilinei. Con che obiettivi ti presenti qua oggi? Oddio, vedendo la scorsa volta sono stato un po' scarsino, proviamo a fare di meglio, almeno nella top 5. Rami Ftuni, sesto in classifica, weekend altalenante a Pomposa, buona qualifica, difficile gara 1, buona gara 2, come ti senti oggi? Sempre carico come sempre, cerco di dare sempre il massimo, non ho aspettative tipo quinto, quarto, terzo, non lo so, siamo tutti bravi, speriamo bene. Ci sono male lingue nel paddock che dicono che ti sei fatto male durante la settimana, è vero? È vero, purtroppo ho la spalla infortunata, un po' diciamo infiammata. Speriamo oggi che non mi crei dei problemi durante la gara. Poi adesso che la pista è un po' bagnata, ce n'è da fare. Bravo. Pietro Tondelli, attualmente in top 5 in campionato, nonostante una gara 1 difficile a Pomposa. Assolutamente, gara 1 complicata, contatto con Rami, se non ricordo male. Sono rientrato in 15esima, 14esima posizione, sono riuscito comunque a risalire fino alla 10ª, poi gara 2 in rimonta fino alla 4ª. Come ti senti per oggi? Per oggi non troppo fiducioso perché è una pista che non conosco assolutamente, ho guardato qualche video proprio al volo ma non ho assolutamente le idee chiare per questa gara, quindi vado sulla fiducia, sul sentimento. Jürgen Domi, quarto in campionato, arrivi a Bolzano con la pressione addosso di essere visto come il numero 1 in squadra da te, come ti senti? Intanto devo ringraziare il team che mi ha fornito questo pacchetto di aggiornamenti, vedete qua, questi guanti a tema della scuderia CoinFlip che in teoria dovrebbero farci avere uno sviluppo importante in rettilineo, un guadagno stimato di 4 decimi. Sì, so che il mio compagno non ce li ha ancora perché la scorsa gara era arrivato un po' indietro, però spero che quest'oggi mi arrivi davanti, così insieme possiamo battagliare per i primi posti nella classifica costruttori. Per che posizione ti vedi nella gara di oggi? 16esimo è un obiettivo alla portata. Ok. Francesco Savadori, terzo Pomposa. Oggi come ti senti? Per oggi non so, aspetto di essere sempre in quelle posizioni in cui sono stato l'ultima volta.
poi in una top 5 e vediamo. L'altra volta erano molto vicini gli altri a te, oggi pensi di poter essere più lontano rispetto agli inseguitori? Non credo, perché comunque non ho avuto molto tempo per allenarmi, quindi non so poi loro se si siano allenati o meno. Può anche essere che vadano meglio di me stavolta. Erano talmente tanto vicini che ci sta che ogni tanto si mischino i valori. Lorenzo Occhi, secondo in campionato e almeno all'apparenza l'unico ad aver dato un po' di fastidio ad Aurucci a Pomposa. Come ti senti oggi a Bolzano? Sono abbastanza provato per il viaggio che abbiamo appena fatto io e Zanna. Adesso vediamo di ristabilizzarci un attimo. Non lo so, ho guardato un po' la pista, l'ho studiacchiato un attimo e penso di averla capita, adesso vedremo i primi giri come andrà. Dove pensi di poter arrivare? Pensi di confermarti ai piani alti per oggi? Mi piacerebbe, però sarà dura perché è una pista che non conosco e si vedrà. Matteo Aurucci, attuale leader in classifica. Oggi arrivi con un sottotuta piuttosto esotico. Sì, è il Team Tatum, questo è il vecchio logo perché adesso è diverso. E vabbè, niente, arrivo come leader, quindi l'obiettivo almeno è rimanere leader del campionato e aiutare Rami a fare un po' di più e vedere se riusciamo a prendere un po' più di distacco oppure... Essere leader ti dà più carica o più pressione? Nessuna delle due. Io vado sempre per divertirmi, do il massimo e dopo si vede in pista come va. Avete potuto notare due volti nuovi che sono Karze e Ivan. Karze, per chi non lo conoscesse, ma dubito che ci sia qualcuno che non lo conosca all'interno più che altro del mio canale, è il genio creativo che si nasconde dietro al mio casco, quello con cui corro nel virtuale da tipo 10 anni e nel reale, oddio, nel reale non è che abbia mai corso effettivamente, però che mi ha fatto pitturare anche il casco reale da 5 anni, 6 anni, 7 anni, boh, non mi ricordo, con l'aiuto di aerografi ovviamente, però il progetto di base è il suo e posso dire grafico dalle mani d'oro. Non mi aspettavo di fare una gara insieme a lui, se non fosse che è arrivata la provocazione social sotto il video di Pomposa. È iniziata a balenare l'idea, anche perché il Frasnelli Kart a Bolzano me l'aveva consigliato lui. Io onestamente quel circuito non lo conoscevo, vedendo la pista e tutto mi ha interessato e ho detto ascolta, visto che me l'hai consigliata tu, ti va di venire a fare la wildcard? E così è stato. Ivan invece è stato molto più casuale, perché lo spostamento della gara dal 20 al 27 aveva liberato il posto al fianco del Drago di Luca Milan, perché Nico per lavoro non poteva correre quella gara e siccome serviva un posto abbiamo fatto la proposta a tavola, no, col cazzo di fatto, a cena fuori, non dirò il nome del posto perché mi pagano per la pubblicità o niente, e abbiamo fatto la proposta e lui incuriosito ha accettato. E quindi due volti piuttosto gli antipodi, Karze che non ha fatto troppe esperienze in pista ma l'ha fatta da ingegnere, quindi conosce bene il kart e conosce come funziona. Dall'altra parte Ivan invece alla sua seconda volta in pista nella vita e la prima è stata a Vicenza, quindi in un certo senso all'aperto è stata la prima volta in tutta la sua vita per lui. Cosa potrebbe mai andare storto? Uno si chiede. Ci troviamo dunque alla vigilia delle qualifiche. La prima cosa che anticipo è che abbiamo ancora le riprese esterne, non ce le abbiamo da Ottaviana che purtroppo non è riuscita a venire, però la dolce metà di Samu Canella si è prestata in questo. Non so se posso fare i nomi perché non ho la stessa confidenza con lei e quindi non le ho chiesto. Nel caso i due stessero guardando il video, me lo auguro, sai che sto parlando di te e ti dico ancora grazie. E io dico sempre, chi viene per me è il benvenuto, e a maggior ragione chi si presta a darmi una mano facendo le riprese, a prescindere da cosa salti fuori, mi fa già un grande favore, perché non è roba da poco a livello qualitativo avere le riprese da fuori che ti rendano il video un po' più dinamico rispetto ai video dalle telecamere sui caschi. Il format è diverso perché non abbiamo come Pomposa 10 minuti di qualifica, 10 minuti di gara, 10 minuti di gara. Le qualifiche comunque saranno di quella lunghezza, ma le gare no.
non vi farò alcuna anticipazione di questo tipo, perché voi vedendo le gare capirete per quale motivo ci è voluto così tanto montare questo cazzo di video. Detto questo, quello che avevo da annunciare l'ho detto, almeno per questo video. Vi lascio qui ai lati i contatti della DDG Social e non mi resta altro da fare che portarvi in qualifica. Cosa ne dite?